Dopo 3 anni di rincorsa è finalmente arrivato il nostro momento. La Lamborghini si presenta al via della stagione 4 con la miglior macchina della griglia, con 2 giovani piloti pronti a scrivere la storia. L'obiettivo? Portare a casa quel mondiale costruttori che inseguiamo da troppo tempo. Ma quando tutti ti danno per favorito, le cose non vanno mai come te le immagini. E ora è il momento di scoprirlo. La nostra terza stagione in Formula 1 è stata quella della svolta. Con Kimi Antonelli e Oli Berman al volante abbiamo portato la Lamborghini tra i top team, chiudendo al terzo posto dietro McLaren e Red Bull. Vittorie, podi, momenti che hanno acceso le nostre ambizioni. Ma non eravamo soli. Mitchell e Ogle al muretto, Pat Fry, Dirk De Beer e Junior Rose hanno costruito un team veloce, solido e affamato. Ora con la miglior macchina in griglia vogliamo fare l'ultimo passo, quello che trasforma una squadra competitiva in una squadra campione del mondo. Prima di iniziare la stagione la dirigenza ci ha consegnato gli obiettivi per il 2027, chiudere almeno al terzo posto nel mondiale costruttori e portare uno dei nostri piloti almeno al quarto posto nella classifica piloti. Ambizioni alte, ma con questa macchina sono obiettivi che possiamo davvero inseguire. E così eccoci qua, benvenuti nella stagione 2027 di Formula 1. Il calendario ha subito solo piccole modifiche, con qualche gara spostata, ma il nostro percorso verso il titolo resta lo stesso e siamo pronti a raggiungerlo. Per quanto riguarda la motorizzazione abbiamo fatto una scelta realistica. Continueremo con il motore Mercedes, affidabile, potente e soprattutto solido. Non ci ha mai costretto a penalità in griglia e quando punti al mondiale la costanza è tutto. Per sostenere i costi della stagione abbiamo chiuso gli accordi con gli sponsor. AWS sarà il main sponsor, affiancato da OMR, Aramco, Epson, Siemens e CrowdStrike, un pacchetto che ci porterà oltre 94 milioni, fondamentali per finanziare gli sviluppi. Per quanto riguarda la nuova livrea, quest'anno torniamo all'essenza Lamborghini, completamente nera con dettagli verdi accesi, quasi fluo, elegante, aggressiva, inconfondibile. La nostra nuova vettura segna un miglioramento netto in tutti i settori rispetto al 2026, nonostante le modifiche regolamentari che hanno cambiato del 5% alcuni componenti. L'unico punto rimasto invariato? L'accelerazione, che rappresenta ancora un piccolo punto debole. Prima ancora dei test prestagionali abbiamo avviato lo sviluppo di nuovi componenti, alettone anteriore, alettone posteriore, sottoscocca e telaio, tutti progettati per massimizzare la velocità di punta, l'efficacia del DRS e il comportamento in curva. Non vogliamo solo partire forti, vogliamo costruire un vantaggio tecnico già nelle prime gare. Dopo quasi un mese di attesa abbiamo completato i test prestagionali con i nuovi pezzi montati. Le previsioni ci danno primi in quasi tutte le aree, tranne che in accelerazione, dove restiamo al 15° posto. Un punto debole più grande del previsto, che dovremmo gestire. Ed eccoci alla griglia piloti di questa stagione. Logan Sargent sostituirà Norris e McLaren, affiancando Piastri. Red Bull, Visa Cash App, Haas e noi di Lamborghini confermiamo la line-up. In Ferrari, Victor Martins prenderà il posto di Hamilton al fianco di Leclerc, mentre Aston Martin, Williams, Sauber e Alpine restano invariati. Norris quindi approda in Mercedes, rimpiazzando Sargent. E come compagno avrà il rookie Zach Maloney, una griglia che si preannuncia combattuta, ma noi siamo pronti a giocarcela. E ora è finalmente il momento di scendere in pista. La lunga attesa è finita, i test sono alle spalle e la Lamborghini è pronta a iniziare questa stagione in cui vogliamo scrivere la storia. Bahrain, prima gara dell'anno, pista calda, rettilini infiniti e curve da interpretare al millimetro. Poi capiremo davvero se questa macchina è pronta per lottare per il mondiale. Si parte. E quindi lanciamoci nel primo giro di qualifica di questa stagione. Siamo in auto con Antonelli e per questa volta vedremo insieme tutto il giro, come ai vecchi tempi. Fuchsia per Berman nel primo settore, ma il compagno è dietro di pochissimi millesimi. Tutto è ancora da decidere. Nel secondo settore Antonelli abbassa il suo miglior tempo, guadagnando un decimo sull'inglese. Ed è Fuchsia nel terzo settore per Kimi, che chiude il giro in 1.28.097, davanti al compagno di soli 28 millesimi, mentre Piastri, terzo, è lontano oltre 2 decimi. Ecco la top 10 del primo Gran Premio stagionale. Le nostre vetture hanno dominato e se volevamo mandare un segnale, questo era il miglior modo per farlo. 1-2 Lamborghini, con Piastri e un fantastico Tsunoda subito dietro. Non ci resta che scendere in pista per il racconto della gara. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara.
Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. Oggi partirà dalla P2 e senza dubbio proverà a cogliere questa opportunità in ogni modo possibile. Bene, possiamo andare. Ed eccoci qui al Gran Premio del Bahrain. Si spengono le luci e via, partiti! Partiamo con Antonelli in pole e Behrman al suo fianco, pronti a dare il via alla stagione. Tutti sulla stessa strategia, gomma morbida per il primo stint e una sola sosta per passare alle medie. Ma non riusciamo a scappare. Piastri e Verstappen restano in zona DRS e i quattro si scambiano le posizioni giro dopo giro. Il problema arriva al momento del pit stop. Sbagliamo il timing con entrambi i piloti, facendoli rientrare nel traffico e perdendo secondi preziosi su chi era davanti. La macchina è ottima e ci permette di rimontare fino alla quarta e quinta posizione, ma non è abbastanza, visto le aspettative che avevamo su questa gara. Alla fine Verstappen, con un passo clamoroso, recupera 5 posizioni e vince la gara, seguito da Piastri e Tsunoda che completano un podio sorprendente. Da segnalare l'assenza della Ferrari in top 10, un dato che inizia a far rumore nel paddock. La classifica piloti dopo una sola gara rispecchia l'ordine d'arrivo e c'è poco da dire per ora, è solo l'inizio. Tra i costruttori il Red Bull raccoglie 33 punti e si prende la testa della classifica, seguita da noi a 22 e dalla McLaren a 19. Sarà una stagione lunga e combattuta in cui ogni errore può essere fatale. Non ci sono novità in arrivo ed è già tempo di pensare alla prossima sfida, il Gran Premio dell'Arabia Saudita. In qualifica Antonelli sigla un ottimo 1.25.209, ma la classifica finale ha dell'incredibile. Verstappen è a solo 2 millesimi, Behrman a 5 millesimi, con Piastri a chiudere le prime due file. Un equilibrio mai visto che promette una gara serratissima. Bene, manca pochissimo al semaforo verde per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Di sicuro ci aspetta una gara fenomenale. Ormai manca pochissimo all'inizio del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Luci spente e via, partiti! Anche qui strategia una sosta, partenza su gomma rossa e passaggio alle medie. Cattiamo bene con Behrman che in curva 2 supera subito Verstappen e si piazza secondo. Ordini di scuderia chiari, niente duelli tra i nostri piloti e in pochi giri costruiamo un margine di 4 secondi su Max. Poi la svolta, Victor Martins perde il controllo della sua Ferrari e provoca una safety car. Ne approfittiamo per montare subito alle medie e ripartire, gestendo al meglio il passo gara fino al traguardo, dove chiudiamo con 16 secondi di vantaggio su Verstappen. Una gestione perfetta, senza rischi, in una gara che doveva essere serrata ed invece diventa un dominio, mentre dietro diversi piloti non arrivano nemmeno a fine gara per incidenti e problemi. Alla fine Antonelli conquista la vittoria davanti a Behrman con Max che, seppur lontano, completa il podio. Da segnalare la gara di Sargent che recupera 6 posizioni e chiude settimo, mentre il compagno finisce fuori dalla zona punti. In classifica piloti Antonelli accorcia i 10 punti su Max, portandosi a sole 5 lunghezze, con Behrman terzo a meno 10. Grazie ai 43 punti raccolti in gara, sorpassiamo la Red Bull che resta dietro di noi di 7 punti. McLaren invece è già distante, con 40 punti di ritardo dopo appena 2 gare. Intanto in fabbrica proseguiamo lo sviluppo con nuovi progetti su telaio, sottoscocca, pancia laterali e sospensioni, per migliorare velocità, efficacia del DRS, raffreddamento del motore e difendere il vantaggio contro una Red Bull che, almeno con Max, rimane sempre pericolosa. Ora è tempo di volare a Melbourne per il Gran Premio d'Australia. Ultimi metri del giro di qualifica in Australia, Antonelli non migliora nei primi 2 settori, ma nel terzo riesce ad avvicinarsi al parziale record del compagno, migliorando il tempo complessivo ma non la posizione. Behrman conquista la pole con 1.16 e 292. Verstappen si piazza secondo a 48 millesimi, mentre Antonelli è terzo a 96 millesimi. Un distacco ridicolo tra i primi 3, con Perez a sorpresa in quarta posizione con la Williams. Prima penalità dell'anno per Ricciardo che sostituisce un componente e scatterà praticamente dal fondo. La griglia è pronta e noi siamo pronti a giocarcela. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Scopriamo cosa ci riserverà la gara. Avanti! Preparatevi per il Gran Premio d'Australia! Si spengono le luci e via, partiti! Si parte a Melbourne, strategia sempre una sosta, ma stavolta si parte su gomma media per chiudere la gara con le hard. Verstappen invece sceglie le rosse e probabilmente andrà su 2 soste. Nel primo stint Antonelli e Max danno spettacolo, superandosi e sorpassandosi con Max in leggero vantaggio grazie alla mescola più morbida. Ma appena dopo la nostra sosta arriva la safety car, Norris si ritira per problemi al motore e chi era davanti ne approfitta per fermarsi, effettuando la sosta in modo molto più rapido rispetto a noi. Proviamo a combattere e risalire, ma alla fine chiudiamo in sesta e settima posizione. Un risultato che lascia la
l'amaro in bocca, mentre Perez conquista la vittoria con la Williams con una gara magistrale. Verstappen chiude secondo, mentre Ocon con una rimonta di 8 posizioni completa il podio. Una classifica che fa male in ottica campionato. In classifica piloti infatti Max allunga nuovamente portandosi a 10 punti da Kimi, ma la vera sorpresa è Perez che con i 25 punti di oggi supera entrambi i nostri piloti, salendo in seconda posizione dietro Verstappen. Tra i costruttori Red Bull, grazie al secondo posto di Verstappen e al quarto di Albon, conquista 17 punti in più di noi e si porta a più 20. Intanto la Williams supera la McLaren e si porta al terzo posto. Nota positiva, la valutazione prestazionale di Antonelli sale da 88 a 89, un segnale che il talento sta crescendo ed è fondamentale per la nostra scuderia. Ed è già tempo di ripartire per il quarto weekend di gara. Si vola a Monaco. Ultimi metri del giro di qualifica a Monaco. Antonelli on fire, migliora il primo settore, segna il record nel secondo e nel terzo e chiude in 1.08.45, dando un decimo a Verstappen, secondo, e 2 decimi e mezzo a Berman, terzo. A chiudere la seconda fila c'è Albon con l'altra Red Bull, mentre le due Ferrari riescono a entrare in top 10, ma devono accontentarsi della nona e decima piazza. Siamo pronti per scendere in pista nel tempio della precisione. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Non c'è tempo da perdere. La gara non aspetta. Sta per iniziare una delle gare più suggestive del mondo. Questo è il Gran Premio di Monaco. Si spengono le luci e via, partiti! Strategie diversificate. Antonelli parte su gomma morbida con unica sosta su hard, mentre Berman parte con le medie per poi passare, come il compagno, alle hard. La gara parte bene, Antonelli difende la posizione, ma dopo pochi giri arriva la bandiera rossa. Martins distrugge la sua Ferrari in curva 1, costringendo tutti a fermarsi. Alla ripartenza i nostri due piloti non riescono più a tenere il passo di prima, perdendo posizioni preziose. Dopo la sosta però, Antonelli si riprende e inizia una rimonta furiosa, che lo porta a chiudere secondo con un sorpasso spettacolare alle piscine all'ultimo giro. Berman invece fatica a trovare ritmo, resta bloccato a lungo dietro diverse auto e conclude settimo. Un weekend che poteva darci di più, questa volta però la fortuna non ci ha aiutati. Verstappen vince davanti ad Antonelli e Bottas che chiude il podio. Per il resto nessuna sorpresa rilevante. In classifica piloti Verstappen guadagna altri 7 punti su Antonelli, mentre Berman, pur accorciando su Perez, perde una posizione, superato da Albon. Tra i costruttori Red Bull ci rifila altri 13 punti. Nonostante una macchina leggermente inferiore, riescono a mettere in pista costanza ed esperienza, dimostrando di essere più efficaci della nostra giovane scuderia. Un'analisi comparata delle vetture mostra che siamo superiori in ogni aspetto, tranne che nella velocità massima, dove siamo quasi alla pari, e nell'accelerazione, dove restiamo 15esimi in griglia, mentre loro sono primi. Un dato comunque che brucia, perché il potenziale c'è, ma serve migliorare in gestione e lucidità per trasformare questa superiorità in risultati concreti. Ed ora si vola a Silverstone per il quinto appuntamento della stagione, con il primo Gran Premio che vedrà la gara sprint. A Silverstone il weekend inizia con una nota positiva. Antonelli conquista la pole position della sprint con circa mezzo decimo di vantaggio su Berman, che partirà al suo fianco in prima fila. Dietro di loro Verstappen terzo, mentre Norris, con una Mercedes finalmente competitiva, si prende la quarta posizione. La sprint si apre con una partenza perfetta per entrambi i nostri piloti. Ordini chiari, niente sorpassi tra loro e gestione del passo. Antonelli e Berman controllano la gara dall'inizio alla fine, chiudendo nelle prime 2 posizioni. Sul podio invece sale anche Perez, che riesce a scavalcare Verstappen nel finale. Fin qui tutto bene, ma ora si passa subito alle qualifiche per la gara lunga e per qualche motivo né al primo né al secondo tentativo i nostri piloti riescono a trovare il giro giusto. Antonelli e Berman faticano a scaldare le gomme e a trovare ritmo, chiudendo le qualifiche in settima e ottava posizione. La pole position invece la conquista Verstappen, che precede il compagno di squadra Albon, mettendoci sotto pressione in vista della gara. Sarà una domenica in salita, ma non abbiamo intenzione di arrenderci. Le squadre stanno completando le ultime verifiche. Ormai non manca molto alla partenza della gara. Ottava posizione, non è dove avrebbe voluto, ma sappiamo che ha i numeri per uscire da questa impasse. Ricordate, può accadere di tutto in Formula 1. L'attesa è tantissima e i piloti sono pronti. Questo è il Gran Premio di Gran Bretagna. Si spengono le luci e via, partiti! La strategia, come per quasi tutti i primi 10, è chiara. Una sola sosta, partenza su gomma media e stint finale sulle hard. La nostra rimonta inizia bene, le lotte con gli altri sono relativamente semplici, ma tutto cambia quando ci ritroviamo dietro a Piastri. L'australiano non molla un centimetro e ingaggia con noi un duello infinito, che si trascina fino al momento della sosta, dove il pit stop, grazie a un undercut perfetto, riusciamo finalmente a liberarci dalla McLaren, tornando in pista sulle hard. Ma a quel punto i 3 davanti sono ormai troppo lontani e dobbiamo prendere una decisione: limitare i danni e portare a casa punti importanti. Antonelli
Antonelli infatti chiude in quarta posizione, seguito da Berman in quinta. Non era il risultato che volevamo, ma oggi più di così non si poteva fare. Verstappen conquista la terza vittoria stagionale. È incredibile la costanza di questo pilota. Alle sue spalle Perez dimostra di non essere un fuoco di paglia, collezionando un altro podio con la sua Williams. In classifica piloti Antonelli continua a perdere punti su Max, che ora inizia a costruirsi un vantaggio interessante. Se vogliamo davvero puntare al mondiale è il momento di svegliarsi. Nonostante l'ottimo risultato nella sprint non riusciamo a guadagnare punti sulla Red Bull, che grazie alla vittoria di Verstappen e al terzo posto di Albon porta a casa 8 punti in più anche in questo weekend. E così si chiude anche questo weekend di Silverstone, un fine settimana che ci ha regalato soddisfazioni con la sprint, ma che ci ha lasciato l'amaro in bocca nella gara lunga, dove non siamo riusciti a concretizzare al massimo il potenziale della nostra vettura. Ora serve una riflessione, perché questa macchina è forte, ma stiamo lasciando troppi punti per strada. E se davvero vogliamo puntare al mondiale piloti e a quello costruttori, secondo me è arrivato il momento di fare una scelta chiara: puntare tutte le energie su Kimi Antonelli. Potrà sembrare una decisione drastica, ma in una stagione lunga e tirata come questa, a volte serve prendere posizione per arrivare fino in fondo. Noi ci crediamo e continueremo a lottare. La stagione è ancora lunga e la corsa al titolo è tutt'altro che finita. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!